Ciao miao! Come va? Io sono Esther, ho per sempre 13 anni, ma sono qui su YouTube da un bel po' di tempo. Ammetto che tempo fa avevo decisamente più creatività per fare video. Penso di aver avuto delle idee davvero carine. Il problema è che avevo appena iniziato e quindi la qualità era davvero pessima. Ho deciso quindi che ogni tanto qui sul canale vi riproporrò dei video che ho fatto in passato, quei video che magari adesso sono nascosti perché veramente mi vergogno troppo farveli vedere, ma che in realtà hanno delle idee abbastanza interessanti e che potrei riproporre adesso nel presente. Spero che l'idea possa interessarvi. Oggi iniziamo con un video che ho fatto nel 2014 chiamato I videogiochi inquietanti della mia infanzia. Sono sempre stata una grande appassionata di videogiochi sin da piccola. Il problema è che a quei tempi non avevo veramente qualcuno con cui parlarne, quindi finivo per giocare a cose totalmente a caso. Oggi vi racconterò di 4 giochi giocati da piccola che devo dire avevano dei dettagli un po' inquietanti. Cosa intendo per inquietanti? Alcuni di questi mi facevano paura mentre ci giocavo e tra parentesi non sono una tipa molto coraggiosa, mentre altri li giocavo senza problemi e solo più avanti mi sono resa conto che avevano dei dettagli un po' raccapriccianti. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi e prima di iniziare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciarmi un mi piace, un commento, attivare la campanella e tutte quelle cose che aiutano un sacco il mio canale a crescere. Vi ringrazio tanto. Ok, iniziamo. Il primo gioco di cui voglio parlarvi è Tony Tuff e la notte delle falene abbrustolite. Tony Tuff nasce nel 1996 dalle idee matite di Valerio Massari e Stefano Gualeni, rendendo quindi questo gioco punta e clicca tutto italiano. Questa cosa mi gasa. Il protagonista della storia è proprio lui, Tony Tuff, un bizzarro investigatore privato. Durante la notte di Halloween gli viene rapito il suo tapiro viola di nome Pantagruel e lui decide di cercarlo nel parco di divertimenti a tema chiamato Halloween Park. L'inquietudine principale di questo gioco ovviamente è dovuta al fatto che è ambientato ad Halloween e in un parco a tema. Molti personaggi secondari e attrazioni mi facevano un po' paura, ma secondo me per rendere il gioco ancora più misterioso e interessante hanno deciso di inserire dei dettagli veramente raccapriccianti che ancora adesso ci ripenso sono tipo boh, ma perché? Mi rimarrà per sempre impressa la cistifeglia di Caimano che dovevo andare a cercare per una pozione magica. Ma che cavolo è la cistifeglia? Che schifo! Nonostante tutto, Tony Tuff devo dire che era un gioco davvero divertente, c'era questo contrasto tra le parti che facevano ridere e l'ambientazione cupa di Halloween, che secondo me funzionava. Non l'ho mai finito fino in fondo, ricordo di essermi fermata quasi alla fine. C'ero quasi, ero tipo nel castello, una roba del genere. Dunque, Pantagruel si dovrebbe trovare da qualche parte qui dentro, eh? Bene, cerca di pensare a cosa faresti se fossi un cane rapito. E beh, quasi certamente svuoterei la mia vescica su quel cespuglio. E sotto sotto vorrei provare a rigiocarlo. Tra l'altro in questo video, rispetto alla versione che avevo fatto del 2014, posso dirvi che stanno lavorando ad un sequel nel 2021. Sono troppo emozionata. Potete trovare il download del gioco ad offerta libera, vi lascio il link in descrizione se siete interessati. Io, ad essere sincera, sono molto interessata. Vorrei provare a rigiocare questo gioco sul mio social viola, perché sì, mi piacciono i videogiochi ancora adesso gioco quasi tutti i giorni ai videogiochi. Se sapete di cosa sto parlando, andate a cercare il link qua sotto in descrizione e seguitemi anche lì. E sempre a proposito di parchi di divertimenti, direi di passare al prossimo titolo. Barbie Detective e il mistero del Luna Park. Ok, so cosa state pensando. Come può far paura un gioco di Barbie? Che statemi a sentire. Questo gioco era diventato il mio incubo. Ad una certa non riuscivo più ad andare avanti. L'ho ricominciato talmente tante volte, sperando, non so, di scoprire cose diverse ogni volta, che alla fine so a memoria l'introduzione. Vi giuro, me lo ricordo ancora adesso. Mi ricordo l'introduzione, la musichetta. È impressa nella mia memoria. E dato che so così bene l'introduzione, vi farò un riassunto iniziale della trama. Stanno per aprire un Luna Park di beneficenza e Ken è il presidente onorario. Questa cosa fa molto ridere, ma ok. Durante le prove per lo spettacolo di magia, Ken si offre volontario
entra nella cassa magica, sparisce e non ricompare più. Guarda caso con lui aveva anche tutti i soldi raccolti per beneficenza, quindi sono scomparsi anche quelli. E sì, Barbie è una detective e col nostro aiuto cercherà di risolvere la sparizione di Ken e il mistero del Luna Park. Il mistero del Luna Park che fa scomparire le persone. Ok, ad essere sincera, la parte più inquietante di questo gioco è sicuramente, per quanto è pieno di bug bruttissimi ovunque. Ma a parte quello, l'ambientazione e le musiche messe in loop stile Lavandonia non aiutano affatto. Il Luna Park è funzionante ma completamente deserto, ci sono un sacco di stanze segrete, i personaggi secondari maschili sono bruttissimi, ogni volta che comparivano mi spaventavo e trovavo sospetta qualsiasi cosa, anche i pupazzi appesi. La cosa che però mi metteva più ansia in assoluto era quando compariva il nostro sospetto, ovvero questo individuo con un impermeabile nero, un cappello nero e noi dovevamo seguirlo. Le poche volte che lo trovavo andavo in panico, era veramente spaventoso. Comunque, per quanto mi impegnassi non sono mai riuscita a finire sto gioco. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato i gameplay su YouTube perché ero troppo curiosa di sapere alla fine chi era il colpevole di questo mistero del Luna Park. Era la maga. Ha deciso di far sparire Ken, non lo so per cosa, per diventare più famosa, per far girare la notizia che riesce a far sparire le persone. Non ho capito, mi sento molto offesa da questo finale, ma ok. A essere sincera, non riuscirei a finire il gioco neanche adesso, alla mia veneranda età. Passiamo adesso al mio preferito della lista, Hunter x Hunted. Cosa diavolo è Hunter x Hunted? Vi chiederete. Era il mio videogioco preferito preinstallato su Windows e ci passavo le ore a giocarci, penso di aver finito tutti i livelli. Però questo è proprio un gioco di quelli inquietanti, decisamente non adatti alla bambina che ero, ma non mi sono mai fatta problemi e neanche mia madre e mio padre, che per fortuna non si sono fermati all'apparenze, mi piaceva troppo come gioco e sapevano che ci giocavo, quindi parental approve. Pensavo che questo gioco non avesse una trama, perché sembra il classico gioco di trova l'uscita, evita i nemici, non morire. Per curiosità però ho cercato su Google e ho scoperto che una storia c'è e come ve la leggo. Il gioco è ambientato nel 2015, dopo che la Terra è stata invasa da una razza aliena di guerrieri dalla tecnologia molto avanzata, i Masters. La maggior parte dell'umanità è stata sterminata e i rimanenti sono costretti a lottare prendendo parte al gioco Hunter x Hunted per intrattenere gli alieni conquistatori. Ma what the fuck? Ma era meglio che non la scoprivo sta trama. Non ho mai dato accenni di trama nel gioco, quindi non l'avrei mai scoperta. Quindi sì, dovevo raggiungere l'uscita, evitare gli ostacoli. Questi ostacoli a seconda del livello cambiavano, potevano essere pavimenti infuocati, robe velenose, bombe, qualsiasi cosa vi venga in mente, ma anche robe molto strane. Mi ricordo tipo una specie di cactus che sparava. Spero di riuscire a trovare tutti i nemici più strani e di metterli qui mentre parlo, così li vedrete anche voi. Non so come descriverli. Potevi difenderti con vari tipi di armi da vari tipi di mostri, ma anche robot. E eccolo arrivato il punto più inquietante, un uomo infuocato. Ho avuto problemi a cercare esattamente questo nemico su YouTube, quindi forse non riuscirò a mostrarvelo. I come for you. Nei livelli più difficili ogni tanto compariva questo uomo infuocato. Quando compariva lanciava un urlo fortissimo, mi lanciava queste cose infuocate addosso e poi spariva. Vi giuro, ogni volta mi spaventavo tantissimo. Tutte le altre cose inquietanti del gioco non mi hanno mai scalfito, ma l'uomo infuocato, senza nome, mamma mia che paura mi faceva! Era bruttissimo. Ma poi appunto quelle urla non erano necessarie. Quindi questo era Hunter x Hunted. Wow. Passiamo all'ultimo gioco, Heart of Darkness. L'ho lasciato per ultimo perché per quanto le premesse siano carine, mi faceva veramente un sacco paura. Tantissimo! E sono sicura di non averlo comprato. Forse l'ho trovato nelle merendine, nei cereali. Mi ricordo solo io o
avevo un sacco di giochi trovati nei cereali, li vorrei ancora adesso. E quindi anche il gioco che ho giocato di meno in quelli della lista perché appunto mi faceva troppo paura. Ecco come inizia la storia. Un giorno il ragazzino Andy e il suo fedele cagnolino Whisky sono in un parco aspettando l'eclissi. Al calar delle tenebre però una mano scheletrica afferra Whisky e lo trascina con sé nell'oscurità. Andy quindi scoprirà che queste cose sono creature dell'oscurità che hanno rapito il suo cagnolino e lui deve andare a riprenderselo. Le premesse sembrano quelle di Tony Todd, però lui aveva un tapiro viola. E niente, quindi dovrà affrontare queste forze oscure annientandole con una torcia elettrica, che però graficamente è resa come se fosse una pistola laser. Molto carina come idea perché effettivamente sono delle ombre, lui combatte con la luce, letteralmente. Kingdom Hearts, spostati. E niente, quindi dovevi affrontare questi percorsi, combattere contro questi esserini oscuri che veramente mi mettevano un'ansia assurda. Erano proprio brutti, ti si attaccavano addosso. Il filmato di quando morivi era super inquietante, molto brutto e fatto male. E niente, quindi questo era After Darkness, fine, basta, non ne voglio più parlare perché solo a pensarci mi chiedo ma perché ci ho giocato. Però ricordo che quando ho fatto il video la prima volta c'era gente che ha riconosciuto questo gioco e molti mi hanno detto che era un gioco carino, che loro ci hanno giocato volentieri, quindi ero io la fifona, non vi preoccupate. Come ho detto all'inizio, il livello di inquietante in questo video è molto relativo. Addirittura nel primo video c'era un altro gioco che ho deciso di togliere dalla lista perché effettivamente non era così inquietante, era solo un po' cupo, ma non so perché mi facesse paura. Quindi questi erano alcuni dei videogiochi che ho giocato da bambina che effettivamente erano un po' strani. Sono curiosissima di sapere se conoscete qualcuno di questi titoli e se siete interessati a quest'idea di riproporre video vecchi fatti un pochino meglio, si spera. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se volete essere aggiornati sulle cosine che faccio, eccetera, potete seguirmi sui miei altri social. Vi consiglio Twitter, Instagram e adesso ho anche aperto un canale su Telegram per i miei fan dove posto le cose in anteprima e commentiamo tutti insieme. Si sta creando proprio un bel gruppetto, sono molto contenta. Se vi va di unirvi, ovviamente è gratuito, siete liberissimi. Grazie ancora per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo alla prossima. Buon fine settimana, ciao miau!